20 ottobre 1977, Gillsburg, Mississippi. Un aereo Convair CV-240 con 24 passeggeri a bordo inizia a perdere quota e si schianta contro un albero. L'intento dei piloti era di effettuare un atterraggio d'emergenza in uno spazio aperto poco distante, ma durante la discesa l'aereo iniziò a urtare gli alberi della zona boscosa circostante, provocando una vera e propria tragedia. A bordo, insieme a tutta la crew, una delle band più famose d'America in quel periodo, i Lynyrd Skynyrd. L'impatto fu devastante e causò la tragica morte di Ronnie Van Zant, il carismatico cantante e compositore della band, Steve Gaines, il talentuoso chitarrista, Cassie Gaines, sorella di Steve e anche cantante, Dean Kilpatrick, l'assistente road manager, e dei due piloti, Walter McCreary e William Gray. Nonostante le gravi lesioni riportate, gli altri membri della band e dell'entourage riuscirono fortunatamente a sopravvivere fino all'arrivo dei soccorsi. Il tragico evento segnò profondamente la storia della musica, e poco distante dal luogo dello schianto venne eretto un monumento in memoria dei 6 giovani. In quegli anni i Lynyrd Skynyrd, con il loro caratteristico Southern rock, erano tra le band più famose negli USA. Canzoni come Free Bird, Simple Man, Gimme 3 Steps e l'iconica Sweet Home Alabama, scritta in risposta a Neil Young, che aveva aspramente criticato il sud degli Stati Uniti in 2 suoi brani, li avevano lanciati tra i grandi esponenti del rock americano. In quell'ottobre del 1977, appena 3 giorni prima del tragico incidente, la band aveva pubblicato il 5º album registrato in studio, intitolato Street Survivors. La copertina originale raffigurava la band avvolta dalle fiamme, ma su richiesta della moglie di Steve Gaines, e per rispetto alle vittime, venne successivamente modificata con la foto già presente nella back cover e con un semplice sfondo nero. Il tour di supporto al nuovo album era già iniziato il 15 ottobre a Miami e doveva concludersi il 1 febbraio a Honolulu. La band era pronta a esibirsi come headliner in alcuni dei principali luoghi degli Stati Uniti, incluso il Madison Square Garden, uno dei sogni di lunga data di Ronnie Van Zant. Per gli spostamenti della band e del loro entourage, venne scelto un Convair 240, costruito nel 1947, con oltre 29.000 ore di volo. L'aereo aveva cambiato diversi proprietari prima di essere acquistato dalla L&J Company di Addison nell'aprile 1977. Curiosamente, lo stesso velivolo era stato considerato anche dagli Aerosmith all'inizio dell'estate dello stesso anno, ma dopo un'ispezione venne deciso di non utilizzarlo per motivi di sicurezza e poca fiducia nei confronti dei piloti. In un'intervista nel libro Walk This Way, Zunk Booker, assistente capo delle operazioni di volo degli Aerosmith, raccontò di aver visto i piloti, il capitano Walter McCreary e il primo ufficiale William Gray, dipendenti della Falcon Aviation, scambiarsi una bottiglia di Jack Daniels mentre lui e suo padre stavano ispezionando l'aereo. Al di là di tutto ciò, l'11 ottobre 1977 il management dei Lynyrd Skynyrd stipulò un contratto con la L&J Company per il leasing del velivolo. Il tour, chiamato quasi profeticamente Tour of the Survivors, ebbe inizio in Florida, con la prima data il 15 ottobre allo Sportatorium di Hollywood. Successivamente si spostò a St. Petersburg, al Bayfront Center, per poi arrivare a Lakeland, al Civic Center e infine a Greenville al Memorial Auditorium. Durante questi spostamenti in volo, diversi sopravvissuti all'incidente dichiararono in seguito di aver visto delle fiamme provenire da uno dei motori dell'aereo, in particolare durante il tragitto da Lakeland a Greenville. Quella situazione, come è immaginabile, generò molta preoccupazione tra alcuni membri della band e della crew, i quali ormai non si sentivano sicuri di proseguire il viaggio da Greenville verso la successiva tappa a Baton Rouge con quel velivolo. Cassie Gaines, corista della band e sorella del chitarrista Steve, chiese di poter viaggiare con il bus che trasportava gli strumenti, ma sia lei che gli altri vennero persuasi a salire sull'aereo. Prima di salire a bordo, le ultime parole di Ronnie Van Zant furono: «Se questo è il tuo momento di andare, significa che è il tuo momento di andare». Il Convair decollò con a bordo 24 passeggeri e 2 piloti dall'aeroporto di Greenville Downtown, intorno alle 4 del pomeriggio del 20 ottobre 1977, diretto verso l'aeroporto di Ryan a Baton Rouge. L'arrivo era previsto per circa le 7 di sera, e l'aereo era stato rifornito con carburante sufficiente per 5 ore di volo. Nelle prime 2 ore di viaggio non accadde nulla di particolare.
Alcuni notarono che dal motore non si vedevano più fiamme, cosa che tranquillizzò un po' tutti. Secondo alcune testimonianze, era stato comunque anche deciso che quello sarebbe stato l'ultimo volo con quell'aereo, e che una volta arrivati a Baton Rouge, il tour sarebbe proseguito con l'utilizzo di un altro velivolo. Ma intorno alle 18:42, uno dei piloti avvisò i controllori del traffico aereo del centro di Houston. «Sì, signore, abbiamo bisogno di raggiungere un aeroporto, l'aeroporto più vicino che avete, signore». La centrale rispose chiedendo all'equipaggio se fossero in stato di emergenza e la risposta fu: «Sì, signore, siamo a corto di carburante e stiamo quasi per esaurirlo. Vogliamo le indicazioni per McComb, subito, per favore». Uno dei motori dell'aereo smise di funzionare. Billy Powell, il tastierista della band, entrò in cabina per avvisare il comandante, ma fu rassicurato che tutto era sotto controllo. La centrale di Houston fornì le coordinate di volo per McComb e consigliò di girare a una rotta di 250 gradi. L'equipaggio non confermò l'inizio della virata, ma qualche istante dopo il capitano rispose: «Non stiamo dichiarando un'emergenza, ma dobbiamo avvicinarci a McComb il più rapidamente e agevolmente possibile, signore». Poi, tutto ad un tratto a Houston arrivò un altro messaggio dal velivolo: «Siamo senza carburante». Il centro rispose: «Ricevuto, confermate che siete senza carburante?» «Mi dispiace, è solo un'indicazione». L'equipaggio non spiegò quale fosse tale indicazione. Poi, il centro di Houston chiese l'altitudine del volo. La risposta dell'equipaggio fu: «Siamo a 4.5». Quella fu l'ultima comunicazione registrata tra l'aereo e la centrale. Pochi minuti dopo, il suono di un trasmettitore di localizzazione di emergenza fu udito da un aereo nelle vicinanze, trasmettendo da una zona boscosa remota vicino a Gillsburg, in Mississippi. All'improvviso, anche l'altro motore smise di funzionare. I piloti a quel punto avvisarono la band e l'entourage che sarebbero stati costretti a un atterraggio d'emergenza. Individuarono una pianura non lontana dalla zona boscosa che stavano sorvolando, ma purtroppo non riuscirono a raggiungerla in tempo. Artemus Pyle, il batterista della band, svegliò Ronnie Van Zant che stava dormendo sul pavimento. Tutti si allacciarono le cinture e un minuto dopo ci fu lo schianto. L'aereo iniziò a sbattere contro gli alberi. I sopravvissuti ricordano di aver sentito un rumore simile a quello di centinaia di mazze da baseball che colpivano il velivolo. Entrambe le ali furono strappate via durante la folle discesa e alla fine l'aereo si fermò completamente e si spezzò quasi in due dopo aver colpito un albero alto circa 30 metri. I due piloti, Walter McCreary e William Gray, insieme a Ronnie Van Zant, Steve Gaines e Dean Kilpatrick morirono sul colpo, mentre Cassie Gaines poco dopo l'impatto. I sopravvissuti, tra cui il batterista Artemus Pyle, il chitarrista Gary Rossington, il tastierista Billy Powell, il bassista Leon Wilkson e i diversi membri dell'equipaggio, riportarono estese lacerazioni, fratture ossee e molteplici lesioni interne. Secondo i ricordi di Camp Eden, tecnico del suono dei Lynyrd Skynyrd, poco prima del violento impatto tutti i passeggeri allacciarono le cinture di sicurezza. Cassie Gaines era seduta nel seggiolino accanto a lui, mentre Ronnie Van Zant, a cui già in precedenza erano state date delle pillole calmanti, era seduto su un divanetto. Ripresosi dallo schianto e svegliatosi dallo svenimento, riuscì ad uscire dai rottami dell'aereo. Ricordò chiaramente che, appena fuori dall'ammasso di detriti, trovò Artemus Pyle e Mark Frank, un altro roadie della band, con i quali, non senza difficoltà, raggiunse un'abitazione per chiedere aiuto. Tuttavia, Johnny Mote, il proprietario della casa, che aveva già udito un boato provenire dal bosco e visto un elicottero sorvolare la zona, alla vista dei 3 sopravvissuti sanguinanti e visibilmente provati, pensò che potessero essere alcuni prigionieri fuggiti da una prigione poco distante, e dopo aver intimato loro di non avvicinarsi, sparò alcuni colpi in aria con il fucile. I 3 urlarono di essere sopravvissuti a un incidente aereo e dopo aver fatto chiarezza sulla situazione, Mott li fece entrare in casa e chiamò subito i soccorsi. La zona dell'incidente era un'area paludosa, con boschi fitti, e per raggiungere l'aereo bisognava attraversare un ruscello largo 6 metri e alto fino alla vita. Per soccorrere i feriti furono utilizzati dei pick-up e anche dei trattori. Quando i primi volontari arrivarono sul posto, si trovarono di fronte a uno scenario apocalittico. Rottami, abiti, bagagli, denaro e altri oggetti erano dispersi ovunque, a testimonianza della violenza dell'impatto. Tra i lamenti e i pianti dei feriti e le richieste di aiuto per essere estratti dai resti del velivolo, i soccorritori rinvennero anche i 6 corpi senza vita. Tuttavia,
Solo dopo un po' di tempo si appurò che quell'aereo apparteneva alla famosa band Lynyrd Skynyrd. L'Ente Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti stabilì che la probabile causa dello schianto fu l'esaurimento del carburante e la conseguente perdita di potenza di entrambi i motori, dovuta alla disattenzione dell'equipaggio durante il rifornimento. Uno dei due motori, che i sopravvissuti al disastro testimoniarono poi di aver già visto in fiamme durante il volo verso Greenville, ne consumava più del normale. L'assenza di combustibile al momento dello schianto impedì all'aereo di prendere fuoco, il che, paradossalmente, contribuì a salvare le vite degli altri passeggeri. Gli esami tossicologici rilevarono che i due piloti non erano sotto l'effetto di alcol o droghe. In più, venne appurato che la causa di morte delle vittime furono le ferite traumatiche subite dopo l'impatto. La notizia del tragico incidente, una volta diffusa in televisione e alla radio, sconvolse l'intero mondo. L'evento segnò uno dei capitoli più bui nella storia della musica e portò anche a una seria revisione dei protocolli di sicurezza degli aeromobili da parte delle autorità competenti. Come spesso accade dopo una tragedia, l'album della band Street Survivors ebbe un immediato boom nelle vendite, raggiungendo rapidamente il disco di platino. Vicino al luogo dell'incidente venne eretto un monumento in memoria delle vittime, che ancora oggi continua ad essere visitato da molti fan. I membri sopravvissuti dei Lynyrd Skynyrd dopo la tragedia e come prevedibile, decisero di sciogliersi, per poi riunirsi nel 1987 e riprendere a suonare, ma nulla fu più come prima.